Ciao a tutti ragazzi e bentornati per questo nuovo tutorial. Oggi iniziamo finalmente a lavorare sul nostro menu dall'inizio alla fine, quindi andremo a vedere la sezione più diciamo divertente, più creativa, che è la sezione grafica, è anche la parte sicuramente più importante del gioco, comunque una delle più importanti del gioco, perché è quella che poi arriva direttamente all'utente finale ed è l'unica parte che effettivamente vede l'utente finale, quindi diciamo che deve essere il più preciso e perfetto possibile. Oggi noi non ci concentriamo ovviamente su tutta la parte estetica, perché quella è una sezione che è abbastanza personale, poi dipende dal tipo di gioco, ma andremo a vedere tutte le questioni base che servono per iniziare appunto il nostro gioco. Quindi andremo a vedere anche le schermate iniziali che sono utili o indispensabili per l'inizio del gioco e tutti i trasferimenti tra le varie sezioni. Quindi avremo per esempio all'inizio tutte le schermate dei loghi, tutte le schermate degli avvisi, eccetera eccetera, e poi passaggi a schermate principali, quali il menu principale, il menu di inizio partita, la lobby, eccetera eccetera. Sarà un percorso diciamo piuttosto lungo, e quindi io inizierai e farei però una ultima premessa, perché da qui adesso andremo praticamente a stravolgere un po' la fisionomia del corpo del gioco, ok? Quindi vi consiglio vivamente di farvi un bel backup, da tenerlo da parte, che qualsiasi cosa insomma non andiamo a perdere niente. La differenza sostanziale che ci sarà, molto importante, è che da adesso non potremo più unirci a una singola partita con due giocatori finché non faremo poi il tutorial appunto per tutta la questione multiplayer. Quindi andremo a fare cerca partita, trova partita, unisciti alla partita, eccetera eccetera. Fino a quel momento lì diciamo che andremo proprio a bloccare il gioco, a dividerlo per un gioco per una singola piattaforma, diciamo. Scusate un po' il giro di parole, però sostanzialmente, per farvi capire, in questo momento noi ci uniamo per esempio in modalità as client con due giocatori. Avremo due giocatori che, come vedete, si uniscono alla stessa partita. Sono già entrambi nello stesso quadro, sono semplicemente divisi con la telecamera, però sono già all'interno dello stesso quadro. E quando compariamo in partita effettiva continuiamo ad essere nello stesso quadro, quindi ci possiamo vedere diciamo tra i due giocatori. Ci sono fisicamente due giocatori nello stesso spazio. Invece se andiamo a dividere tutto e quindi iniziamo tutto come piattaforma singola, per poi poterla unire, diciamo, finiremo in una situazione standalone, anche se giochiamo in client o in server. Come vedete qui sono tutte e due dallo stesso lato, per esempio lato rosso, perché ognuno è da solo nel quadro, quindi è indipendente. E anche quando ci uniamo, adesso andiamo a vedere che saremo effettivamente da soli nel quadro, non c'è nessun altro. Questa qua sarà diciamo la configurazione che avrete da qui in avanti, finché non andremo fisicamente noi ad unire i nostri personaggi. E come vedete infatti sono entrambi con anche la spunta verde sulla testa. Direi di iniziare. Possiamo quindi andare direttamente a creare i nostri livelli, perché come dicevo avremo bisogno di più livelli. Ora cercherò di accorpare tutto, vi spiegherò poi man mano come fare, però inizierei già a tirare giù due idee su che andremo a fare, tirando proprio giù la lista dei livelli. Quindi possiamo aprire la nostra game folder, possiamo andare su Maps, e qui andiamo direttamente dentro la nostra cartella menu levels, che dovreste avere la menu lobby. Forse potreste avere anche un'altra mappa che avevamo creato all'inizio che non abbiamo più utilizzato. Nel caso cancellatela, perché la rifacciamo un attimino da zero. Ok, detto questo, i livelli che ci possono servire sono, allora, il menu lobby fondamentalmente è l'ultimo che ci serve, perché è il risultato finale per quando andiamo già ad unirci alla nostra partita. Però prima di unirci alla nostra partita dobbiamo appunto fare tutta una serie di passaggi. Quindi avremo un nuovo livello che possiamo chiamare map init game, che è diciamo il nostro livello proprio iniziale, quello che appena accendiamo il gioco parte e fa partire i loghi iniziali. Quindi questo conterrà tutta la prima fase del gioco, quindi ci avremo i loghi iniziali e ci avremo tutti gli avvisi
che adesso vediamo come farli susseguire, nel senso che normalmente per fare tutta questa parte dei log iniziali può essere utilizzato un video con già caricato tutte le varie schermate, o potremmo fare per esempio una sequenza di widget che si uniscono uno all'altro, quindi inizia il primo logo, finisce il logo, dà via al secondo widget che c'ha il secondo logo, che poi dà via alla prima schermata di advisors e così via dicendo. Oppure, come pensavo io, andremo a fare dei blocchi di widget, quindi tutte le trasformazioni che vedremo, tutti i cambi di loghi e schermate future le gestiamo tutte dallo stesso widget, in modo da avere poco materiale e ben controllabile, soprattutto per i fade in e fade out funziona anche meglio. Quindi abbiamo la nostra mappa iniziale che dobbiamo andare ovviamente a impostare come primissima mappa dentro impostazioni progetto di modifica, andare su mappe e modalità, e invece dalla menu lobby, che sarà una delle ultime schermate che comparirà in gioco perché è proprio il gioco effettivo come dicevamo, andiamo a inserire la nostra init game e mappa di gioco predefinita init game. Ok, impostato questo, adesso dobbiamo anche far comparire qualcosa, perché altrimenti quello che succederebbe in questo momento, possiamo anche aprirla, è che ci dà una schermata nera infinita. Ok, non succede nient'altro. Quindi dobbiamo andarla a riempire, lo facciamo direttamente dal suo pannello blueprint. Per questa primissima sezione non usiamo il game mode perché è una sezione molto leggera che deve semplicemente passare, non ha bisogno di tanti dati, quindi la facciamo direttamente da qui. Quindi da questo iconcino andiamo su apri livello blueprint e qui ci troviamo direttamente all'interno del nostro livello. Da qui, come dicevo, inizieremo a dirgli che ovviamente appena inizia il gioco non può essere già multiplayer, non può cercare partite, non può avere nessuna interazione, anche perché non sappiamo ancora se vogliamo giocare multiplayer o per esempio giocare una partita in singolo. Quindi dobbiamo iniziare la partita ovviamente in locale, e per farlo dobbiamo prendere il nostro player controller, controllare che sia valido. Quando abbiamo verificato la validità dobbiamo anche controllare che siamo appunto in un contesto locale, quindi da controller scriviamo is local player controller, e nel caso fossimo appunto in locale, quindi siamo nella configurazione più corretta, branch, e se è vero appunto possiamo chiamare il nostro widget. Quindi come prima cosa, appena iniziamo il gioco dobbiamo far comparire qualcosa sullo schermo, quindi create widget. Questo widget lo possiamo già portare in gioco, a questo non c'è ancora niente, ma possiamo anche andarlo a creare subito in modo da inserirlo, poi lo modifichiamo dopo. Quindi andiamo su esplora contenuti, andiamo sui nostri blueprint widget, andiamo su widget, che abbiamo fatto una cartella che mi è saltata utilities, quindi possiamo ripristinarla, utilities, questi mi ha risposto, loading start game, time advisor, ok, così qui li possiamo un attimo spostare qua, e qui mettiamo la nostra cartella widget blueprint menu, chiamiamola così. Ok, e qui possiamo creare il nostro primo widget, quindi andiamo su interfaccia utente, blueprint widget, user widget, widget blueprint, e lo possiamo chiamare anche init game, quindi lo possiamo aprire. Qui, come dicevo, volevo far comparire i nostri loghi, quindi intanto prima cosa li dobbiamo caricare. Se non l'avete ancora fatto, io avevo già creato anche nello scorso tutorial una cartella texture, all'interno avevamo creato la cartella png con i due file che ci sono serviti ma che ora probabilmente riutilizzeremo, e io mi sono creato una cartella appunto con dei loghi.
quindi li prendete, li trascinate e questi qua ci possono servire. Al momento, se non li avete, usate qualche immagine casuale, poi appunto si può tutto modificare facilmente dopo. Ok, quindi ora che abbiamo i nostri loghi andiamo a cercare un canvas in modo da avere le nostre dimensioni effettive, e da qui possiamo mettere un background, quindi cerchiamo un'immagine, questa la possiamo anche rinominare come background, la andiamo a portare al centro, quindi la ridimensioniamo al massimo 1920-1080, la centriamo con l'allineamento e la spostiamo al centro. Ovviamente aggiorniamo la posizione, ce la dovremo avere centrale, e poi la possiamo anche ancorare a tutta finestra. Ok, color opacity lo facciamo bello basso ma non proprio nero, io lo farei un pochino più chiaro in modo che vediamo la differenza se ci sono dei cambi, altrimenti tante volte non si vede neanche la differenza, e ok, e lo lasciamo. Adesso altra cosa, possiamo tirare dentro un'altra immagine per dentro il pannello canvas, e questo qua lo possiamo chiamare per esempio logo 01. Anche questo lo possiamo andare a centrare, lo andiamo ad allineare, le dimensioni facciamo size to content, perché ora ci andiamo ad inserire le immagini e qua appunto andiamo a inserire il nostro logo. Allora, il primo che voglio inserire è quello di Unreal Engine, possiamo mettere questo. Ok, come vediamo ci sono due neri diversi, quindi il background a questo punto lo ritrasformiamo a nero totale in modo da non avere problemi di sorta. Tanto se funziona lo vediamo direttamente dal logo rosso, e da qui io aggiungerei anche l'altro logo, perché volevo fare appunto, invece che un susseguirsi di loghi, fare una schermata comune di loghi. Quindi duplichiamo questa, CTRL D, e questo lo possiamo chiamare logo 2. Andiamo a cambiare l'immagine, abbiamo questo. Ok, diciamo che questa qua è la sequenza di loghi che ci interessa. Finestra, animazioni, tutto il resto rimane uguale, mentre logo 1 e logo 2 devono essere come variabili perché le andremo a modificare, e ora vediamo come. Quindi iniziamo dal logo 1 che ce l'abbiamo già aperto, animazione, e poi scriviamo logo ani 01. Quello che ci interessa per il momento, facciamo una cosa molto semplice, è l'opacità, quindi selezioniamo il nostro logo, selezioniamo la sua opacità e gli diciamo che, allora vediamo di fare un'animazione tutta lunga, quindi l'animazione io la farei durare 5 secondi, prendiamoci tutti questi 5 secondi. Allora il quinto secondo però deve finire, diciamo, il secondo logo, che ne abbiamo due, quindi potremo spezzare a metà, e di conseguenza abbiamo un render opacity che ritorna a 0 sul 2,5. Ok, mentre ci può mettere mezzo secondo a salire. Qui andiamo a 1 e rimane fino a, facciamo 2 a colore pieno, e ovviamente dobbiamo modificare il primo perché è a 1 e lo riportiamo a 0. Ok, quindi se andiamo a vedere il risultato, compare e scompare. Ok, quindi adesso che questa funziona andiamo ad inserire anche l'altro logo per farlo integrare con la stessa animazione. Quindi clicchiamo qui su animation, clicchiamo qui, liberiamo un attimo l'occhietto per far vedere bene anche l'altro logo. Ecco qua, aggiungi logo 2, e nel logo 2 andiamo a cercare il render opacity. Ok, quindi dovremo arrivare a 5 secondi, quindi questo si troverà
a 0 sui 5 secondi, a 0 all'inizio, a 0 fino a 2 secondi, perché non si deve vedere altrimenti si sovrappone all'altro logo. Ok, qui a 2,50 quando scompare l'altro questo deve essere già pieno colore, quindi andiamo a 1 e deve rimanere a 1 fino a 4,50, fino a che poi va verso il 5 e scompare, e ovviamente questo sopra deve rimanere a 0 fino alla fine. Ok, in questo modo dovrebbero sovrapporsi correttamente, quindi partiamo che non c'è il logo, compare il logo di Unreal Engine, scompare il logo di Unreal Engine e compare il nostro, e poi scompare anche il nostro. Ok, fatto questo dobbiamo andare ad attivare la nostra animazione sul graph, quindi grafico, abbiamo già qua Event Construct, lavoreremo su questo. Dobbiamo verificare appunto che i nostri widget partano in locale, anche se siamo già in locale già dall'inizio, però andiamo su Get Player Controller, is Local Player Controller, Branch, e nel caso fosse vero, quindi siamo in locale, andiamo a scrivere Play Animation, e ovviamente l'animazione che dovremo eseguire è la nostra Love Animation. E dobbiamo ovviamente andare, non avevamo infinito, ad inserire il nostro widget, perché sennò altrimenti non vediamo se funziona. Quindi qua scriviamo init game e dobbiamo controllare se è valido. Nel caso fosse valido, come diciamo sempre, possiamo andare ad aggiungerlo al viewport. Ok, ora non dovrebbe più darci errore, possiamo chiudere qua e vedere se funziona. Ok, quindi parte il nostro primo logo, parte il nostro secondo logo. Ok, qua è molto rapido, ovviamente poi possiamo allungare diciamo i tempi, ma quello lì ora semmai poi lo facciamo con calma perché il video è già abbastanza lungo. Quindi ripartiamo, vedete, dura veramente poco, 2 secondi e mezzo, 2 secondi e mezzo. Qui ci potrebbe stare anche un 5 secondi, 5 secondi, per ora abbiamo già fatto tutta l'animazione. Per andare a cambiare il tempo dell'animazione possiamo o andare sull'animazione stessa, se vogliamo farlo proprio in maniera corretta, andare a estendere i secondi e farlo per i secondi che vogliamo. Adesso, siccome abbiamo un po' fretta, lo facciamo in un altro modo, cioè quindi andiamo su il playback speed, possiamo anche metterlo a 0,5, quindi andiamo a metà velocità e quindi dovrebbe risultarci circa 5 secondi. Quindi andiamo a vedere, vedete che c'è un ingresso molto più morbido e anche la transizione è decisamente più bella e lineare. Io per il momento lo lascerei così. Adesso, seconda cosa che vogliamo fare ovviamente è passare al passaggio successivo. Non passiamo ancora di livello, ma passiamo alla seconda schermata dei loghi, cioè non dei loghi ma degli avvisi, quelli della fotosensibilità, il saving screen, eccetera eccetera. Adesso li andiamo a creare. Dobbiamo aspettare che finisca la nostra animazione, e per essere sicuri dalla nostra animazione scriviamo the end time e diamo un delay, quindi il delay è pari alla durata della nostra animazione. Una volta che è finita la nostra animazione possiamo passare al widget successivo, che è quello appunto degli avvisi, quindi create widget. Anche qua possiamo già farlo subito, credo che non ci sia problemi, e qui andiamo a creare R e add viewport. Ok, quindi non ci resta adesso che creare un nuovo widget, inserirlo qui e dovremo già passare, diciamo, alla sessione successiva.
come vedete dà errore perché manca il widget. Quindi questo lo possiamo chiudere, non ci serve più, e passiamo al widget successivo. Esplora contenuti, widget, widget, menu. Qui possiamo andare avanti, possiamo anche duplicare questo, e questo lo possiamo chiamare init game advisors. Ora non so un nome preciso, però diciamo che è la parte iniziale in cui ci riguardano gli avvisi. Allora, qui di fatto non ci serve loghi, potremmo anche andare a eliminare qualcosa, quindi possiamo anche andare fondamentalmente per il momento a eliminare anche la nostra animazione. Questo per il momento possiamo eliminare tutto. Io terrei però un attimino queste parti qua, semplicemente le sganciamo, perché poi potrebbero già servirci, così ce l'abbiamo già, e sicuramente sarà sempre in locale, quindi diciamo che questa parte qui ci serve, ma sì, sicuramente ci sarà anche dell'animazione, quindi teniamo solo questa parte qui in modo che non ci dà problemi. Possiamo tornare qua, il nostro logo lo possiamo comunque riutilizzare, possiamo metterlo come sfondo, diciamo, in maniera un po' più opaca, che non si veda, se vogliamo dare, diciamo, comunque il logo. Se no possiamo anche andare su scala, fare per esempio 0,3, creare un logino, e a questo punto andarlo ad ancorare per esempio qua in basso. Ok, e qui poi lo spostiamo, ce lo mettiamo un pochino più comodo, poi lo andiamo a sistemare. Ok, quindi abbiamo la nostra schermata. Quello che invece adesso si deve andare a susseguire, e quindi le animazioni poi servono sicuramente, saranno strumenti di testo. Quindi qua scriviamo tasto, avremo delle schermate che si susseguono, ora vediamo come chiamarle. Quindi il primo che potremo inserire per esempio potrebbe essere un copyright, e questo tasto lo possiamo ovviamente andare a centrare, ricordatevi sempre l'allineamento, e posizione centrale, possiamo fare size to content, andare a mettere il nostro font che usiamo per tutto il gioco. Ricordatevi, queste qua sono piccolezze, ma sono fondamentali perché vi uniformano tutto il gioco. Possiamo andare a mettere per esempio un 35 e andiamo a scriverci all'interno la nostra formula del copyright. Ok, forse 35 è un po' tanto, proviamo a fare un 20, 25 va benissimo. Ora li metto un attimo a caso, possiamo anche fare una versione in italiano, quindi ne faccio due, CTRL C, e qua ovviamente e CTRL V. Ok, poi diciamo che li andiamo a sistemare, quindi possiamo mettere posizione 0, posizione 120, e nell'altro possiamo fare posizione 0, 120. Ok, poi li andrò a sistemare anche perché sono un po' sfalsati. 25, 25 qui. Ok, lo andiamo a centrare, questo qui lo andiamo a centrare, e ok, diciamo che abbiamo una schermata abbastanza decente. Questi li possiamo andare ad unire, quindi copri con, ci possiamo mettere un vertical box. Li devo unire perché vorrei appunto poi sovrapporli come abbiamo fatto con le immagini, quindi per non fare troppe sezioni, diciamo che possiamo andare a lavorare in questo modo. Allora, quindi dobbiamo un attimino risistemare l'ancoraggio, perché lo dobbiamo mettere al centro, posizione centrale, e poi possiamo mettere uno spazio spacer per andare a dividerli, per fare un po' prima, oppure usate il padding. Ok, in questo caso abbiamo la nostra prima schermata, vertical box, possiamo mettere vertical copy
right e farlo diventare una variabile. In animation aggiungi vertical copyright e qui andiamo a cercare il nostro render opacity. Ok, come dicevamo sarà un'animazione piuttosto lunga, quindi la portiamo anche a 15 secondi, quindi facciamo 5 secondi a scritta, ne facciamo 3. Questo ovviamente viene portato a 15. In fondo il nostro render opacity, ovviamente essendo la primissima scritta, sarà a 0, quindi scriviamo qui. Quindi lo portiamo grosso modo a 50, iniziamo ad andare un po' più aperto, quindi a 50 sarà a 1, rimarrà aperto per circa 4 secondi e mezzo, possiamo fare come abbiamo fatto prima. Quindi a 4 secondi e mezzo sarà ancora 1 e a 5 andiamo a 0 e poi rimarrà 0. Ok, da qui faremo partire la nostra nuova scritta, quindi a questo punto possiamo mettere l'avviso per il rischio di crisi epilettiche e fotosensibilità, che è una cosa abbastanza fondamentale e importante da inserire, quindi io mi copio direttamente questo. Utilizziamo gli stessi tasti che abbiamo, cambiamo solo ovviamente il contenuto, io ce l'ho già scritto quindi me li vado a copiare direttamente. Quindi andiamo a scrivere che c'è un rischio di fotosensibilità eccetera eccetera, solita scritta che può durare anche meno di 5 secondi in realtà, però appunto la andiamo a segnare, anche questa deve essere ovviamente, questo la chiamiamo non so neanche se sto scrivendo in maniera corretta perché non so benissimo l'inglese, però va bene uguale, e lo mettiamo a variabile, mi raccomando. Ok, adesso che è una variabile possiamo compilare, tornare nella nostra animazione e sempre all'interno della nostra animazione andare ad aggiungere il nostro nuovo testo e fare lo stesso lavoro, però partendo ovviamente da più avanti, quindi partiremo da 4,5, anzi possiamo partire anche da 0 in modo da avere effettivamente tutto sotto controllo, quindi qua siamo al nostro punto 0 e la nostra scritta sarà a 0 e inizierà ad attivarsi intorno ai 4,50, quindi 4,50 sarà ancora a 0 e poi andrà a salire, quindi su 5 sarà a 1. Ma non vedo se mi sta andando correttamente, e ovviamente deve durare 5 secondi, quindi andremo fino a 9,5 dove sarà ancora a 1 e poi finirà a 10 che sarà a 0. Ok, perfetto. Facciamo l'ultima scritta, CTRL D. Questo qui sarà il nostro saving game, quindi informazioni su come salvare il gioco, che cosa succede diciamo quando vediamo comparire la scritta del salvataggio, saving game. Lo facciamo anche qui in maniera molto diciamo basilare, poi questo è tutto sempre da modificare, quindi questo possiamo, vabbè, anche se non lo rinominiamo, comunque è un saving game, questo qua dovrebbe essere sempre una variabile, saving game, e va bene così. Questo qui, test fotosensibili, chiamiamolo comunque save game, anche se abbiamo due nomi diversi, sempre una variabile, ci siamo. In realtà poi non ci serve, l'importante è che sia una variabile questo. Però andiamo a cambiare ovviamente i nostri tasti. Io scriverò sul primo tasto ovviamente tutto in modo da poter poi utilizzare l'altro come
come base. Per il momento possiamo anche andare un attimo a spegnere questi due che non ci servono, se no non capiamo. Mentre su questo qui possiamo andare a scriverci semplicemente saving. Ok, e ci mettiamo un simbolino del nostro salvataggio, quindi qui possiamo andare su il nostro Troubler, metterlo sempre dentro il vertical in modo che rimanga sotto. Ok, eccolo qui, lo andiamo a centrare, gli diamo un po' di padding. Andiamo a influenzare appunto il colore, poi me lo sistemo dopo meglio, era giusto per farvelo vedere. E qua ci dice funzione di salvataggio, appunto salvataggio in corso, non spegnere, se vediamo questo simbolino, e questo farà lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima, quindi sarà la nota terza ed ultima schermata, la andiamo ad aggiungere alla nostra animazione, quindi come vedete non abbiamo più animazioni, ne abbiamo una unica solamente. Facciamo quindi aggiungi, vertical saving gaming, render opacity, e qui dobbiamo andare a sistemarla appunto fino alla fine. Quindi abbiamo detto che quella prima finiva a 10 secondi, quindi questo inizierà a 9 secondi e 50. A 9 secondi e 50 appunto sarà ancora 0, partirà che è ancora 0, si troverà 10 quindi che è a 1, 14,50 è ancora 1 e finirà appunto sul 15, quindi abbiamo terminato, in cui termina tutto e siamo ancora a 0. Ok, e qui andiamo semplicemente ad inserire la nostra animazione, quindi la nostra animazione parte, quando finisce abbiamo un delay e a questo punto poi ci dovremo trasferire sulla nuova mappa. Lo facciamo subito, quindi dopo il delay a questo punto non possiamo più tra i vari loghi, ma passiamo direttamente al livello successivo, quindi andiamo a cambiare effettivamente livello. Quindi non abbiamo più creato i livelli, però partiamo da l'init game. Una volta passato l'init game io andrei direttamente quindi alla mappa del menu principale, quindi quella lì con la foto, il logo del nostro gioco principale con scritto entra, esci, e massimo ci possono essere qualche piccola impostazione tipo l'audio, il login, eccetera eccetera. Per il momento arriviamo lì, quindi creiamo la nostra nuova mappa, quindi facciamo per il momento livello, lo chiamiamo map game start e ci serve solo per fare il passaggio. Quindi una volta che siamo dentro l'init game veniamo reindirizzati alla nostra init game advisor. Ok, e una volta che siamo dentro l'init game advisor quindi ci si apre questa schermata dove verranno riprodotti tutti i nostri avvisi. Finiti i nostri avvisi, dato il tempo dalla lunghezza direttamente dell'animazione, avremo la nostra loading screen, perché come dicevamo nel tutorial precedente qui abbiamo un cambio di livello, quindi possono esserci dei salti e noi li andiamo appunto a coprire con la nostra loading screen. Quindi la dobbiamo richiamare dal game instance. Chi non avesse visto il capitolo precedente ovviamente può andare a farlo, è un tutorial abbastanza semplice, e andiamo a creare appunto, lì abbiamo creato la nostra loading screen. Quindi get game instance, cast al nostro game instance personalizzato, lo uniamo, controlliamo che sia valido ovviamente, quindi valid, e nel caso fosse valido ovviamente andiamo a chiamare la nostra loading screen.
E poi una volta che è partita la nostra loading screen, diamo qualche secondo perché questa loading screen ovviamente abbia vita, altrimenti verrebbe bypassata immediatamente, quindi parte e muore, quindi gli dobbiamo dare qualche secondo, non lo so, per esempio possiamo iniziare con un 3 secondi e poi ovviamente ci dobbiamo trasferire nel nuovo quadro, quindi open level by name. Non usiamo il console command perché siamo sempre in locale, absolute eccetera eccetera, e qui dobbiamo ovviamente dare la nostra nuova mappa che è gameplay levers, menu levers, game start, facciamo CTRL C e CTRL V. Ok, adesso possiamo andare a fare una prova e dovremo ovviamente poi finire in una mappa vuota perché non abbiamo ancora nessun tipo di passaggio sulla mappa successiva. Da qui poi dovremo andare ovviamente a creare la nostra start screen, ma lo faremo poi nel tutorial successivo. Andiamo quindi a fare una prova, abbiamo il nostro logo iniziale. Come vedete ci sono dei problemi di sovrapposizione, questi qui ora poi li andiamo a settare, lo farò poi sicuramente a telecamere spente per metterla a posto in modo da perdere un pochino meno tempo su i video, sulle cose meno importanti. Ok, come avete visto è partita la prima loading screen, non è finita nel secondo perché nel secondo quadro non abbiamo ancora un game mode che nel game mode appunto andrà ad essere inserito il player controller che, come abbiamo visto nel tutorial precedente, richiama il nostro loading screen e lo fa sfumare per poi entrare nel nostro nuovo livello di gioco. E prima di fare l'ultimo test, diciamo, andiamo un secondo anche a rivedere un attimo le animazioni perché ho già fatto un test a telecamere spente, ho visto che ci sono problemi di sovrapposizione, un attimo ho dato una sistemata alle tempistiche della timeline. Il risultato finale appunto è questo, lo ingrandiamo un secondino così lo vediamo bene. Abbiamo quindi tutta la timeline che viene riempita perché altrimenti viene praticamente bloccata e poi una volta che non viene più visualizzata e quindi rimane a zero la scritta tornerebbe a essere visibile totalmente, quindi dobbiamo partire punto per punto. Quindi se la prima parte deve essere visibile partiremo appunto con il nostro, qui possiamo vedere il nostro render opacity che è il primo, aspettiamo che devo riuscire a trovare un po' di spazio per poter vedere tutto. Allora, come vedete il primo parte da 0, andare a salire, andiamo a 1, quindi la nostra schermata scritta sarà visibile, andiamo a 4, quindi abbiamo 4 secondi di visualizzazione piena e poi torniamo al quinto secondo a essere, diciamo, a 0. E poi però deve rimanere a 0, come vedete, fino alla fine appunto di tutto il tempo, che sono 15 secondi che abbiamo impostato. Così facciamo con con il secondo avviso, che parte invece da 0, perché in questo momento stiamo visualizzando ancora la prima scritta. Quindi partiamo da 0 e rimane a 0 finché la prima scritta compare, poi ovviamente viene sovrapposta, quindi inizierà ad andare verso l'1 quando ci troviamo intorno ai 5 secondi e 50. Quindi la seconda scritta parte a 4 secondi e 50, va a 1 a 5 e 50, rimane fino a 9 e poi a 10 riscompare, quindi qui abbiamo 1 e qui abbiamo 0 e poi come nella prima parte diciamo andiamo fino a 0 in modo che rimanga sempre attivo, come dicevo, ma 0, quindi non va ad essere eliminata, che eliminarlo significherebbe dargli disponibilità totale, quindi tornerebbe visibile. Stessa cosa quindi facciamo anche per Vertical Saving Game, cioè l'ultima parte, quella in cui andiamo a vedere le informazioni su come salvare il gioco, che a questo punto rimarrà a 0 fino alla fine del primo e del secondo avviso, per poi partire e andare a essere visibile, quindi intorno ai 10 secondi e 50.
essere visibile fino ai 14 secondi e poi andare appunto a scomparire con tutto il resto dell'animazione. Ok, questo qua è l'aggiustamento della timeline, ma dobbiamo ancora aggiustare un'altra piccola cosa. Prima vi ho detto appunto che abbiamo velocizzato il playback in modo da rendere quei 7 secondi che avevamo fatto di animazione, accorciarli e portarli a 0,5 in modo che andasse più lento, ma questo crea un ulteriore bug. Quindi andiamo a cambiare di nuovo il play animation da 0,5 a 1, lo riportiamo alla sua soluzione normale. Ovviamente, come avete visto, io ho esteso i secondi totali di tutto il video per avere appunto un'animazione di 5 secondi per avviso, e quindi il totale qui lo andiamo a portare a 15. Abbiamo già visto prima come allungarlo. Semplicemente prendiamo questa striscia e la tiriamo fino ai secondi che vogliamo e poi andiamo a impostare tutti i secondi come abbiamo appena visto. Credo forse di aver creato un po' di confusione. Se avete dei problemi comunque riguardate bene il video, oppure scrivetemelo nei commenti che cercherò di spiegarlo un po' più nel dettaglio. Abbiamo riportato il nostro playback a 1 in modo che la sequenza di animazione sia regolare, non abbia velocizzazione o tagli che non servono. Abbiamo allungato nuovamente schermata degli avvisi a 15 secondi, o mettetelo comunque con i secondi che più vi conviene. Io ho messo una base di 5 secondi a scritta e abbiamo risettato come abbiamo detto tutta la parte dei secondi e del timing, quindi partono tutti da 0, finiscono tutti a 0 e nel mezzo appunto compaiono le varie scritte. Quindi adesso possiamo fare una prova e andiamo a vedere se funziona tutto. Quindi abbiamo messo un solo giocatore, come vediamo partono le scritte, i nostri loghi. Finiti i nostri loghi, adesso compaiono correttamente i nostri avvisi con un tempo di circa 5 secondi, con una sovrapposizione tra un avviso e l'altro. Come ultima compare la saving screen, come dicevamo, e quando va tutta a 0 compare anche il nostro loading screen, che poi ci porta appunto nella mappa vuota che non abbiamo ancora creato, e che sarà poi, come dicevamo, il nostro menu principale di inizio partita. Da qui poi ci sarà appunto il nostro tasto che ci porterà nel menu principale invece del gioco stesso, dove avremo appunto il sistema per unirsi agli altri giocatori, il sistema per cambiare il personaggio e tutto quello che serve. Quindi chiudiamo un attimo qui il video e passiamo direttamente a quello successivo, dove andremo a creare questa schermata di inizio partita, che sarà molto semplice. Andiamo a chiudere anche il loading screen, perché come abbiamo visto inizia, poi taglia e passa direttamente al quadro successivo. Quindi ci vediamo al prossimo tutorial dove andremo a fare tutte queste cose. A presto e grazie ancora per aver visualizzato.